Breve racconto del Risorgimento di Bruno Ezzi. Seconda puntata. L'Italia prima dell'unità. Nella propaganda risorgimentale fu ampiamente rimarcato che l'Italia unita avrebbe offerto ampi benefici economici a tutti. Giuseppe Mazzini, per esempio, in un opuscolo che conteneva alcune critiche nei confronti del ministro inglese Lord Aberdeen, aveva biasimato la divisione dell'Italia in 8 stati, ciascuno con una costosa corte da mantenere, con monete differenti, con molteplici sistemi di pesi e misure, con esose barriere doganali, con differenti ordinamenti amministrativi e polizieschi. Le divisioni, lamentava Mazzini, soffocano i commerci e rendono gli italiani stranieri gli uni agli altri. Eppure alcuni sovrani del tempo, insoddisfatti dai vincoli doganali con gli stati confinanti, decisero di erigerne anche all'interno dei loro stessi stati. Nel piccolo stato di Parma, ad esempio, chi avesse viaggiato da Guastalla alla capitale avrebbe incontrato 7 caselli daziari. La grave miopia di alcuni governanti rendeva impossibile la percezione dei benefici che un mercato comune avrebbe offerto a tutti gli italiani e non soltanto alla borghesia. Il congresso di Vienna del 1815 aveva sancito il dominio austriaco sull'Italia, diretto nel caso del Lombardo-Veneto, indiretto nei casi della Toscana, di Modena e Reggio, di Parma e Piacenza, veri e propri stati satellite dell'impero. A sud governavano i Borboni, alleati degli austriaci. Il Papa possedeva uno stato ampio: Lazio, Umbrie, Marche, le legazioni di Bologna, Ferrara e Modena, le enclavi di Benevento e Pontecorvo nel sud Italia, ma economicamente molto arretrato. Solo il Regno di Sardegna, ingrandito grazie al congresso di Vienna, con la popolosa Liguria e alcuni territori della Savoia, era realmente indipendente. La popolazione italiana era di poco inferiore ai 20 milioni di abitanti. Lo stato più popolato era il Regno di Napoli, 6 milioni e 766 mila abitanti. Quello con meno abitanti era la Repubblica di San Marino, 7.000 abitanti. Il Trentino, il Sud Tirolo e la Venezia Giulia erano tornati a far parte dell'impero austriaco. L'eredità napoleonica era stata in gran parte abbandonata, ma non fu possibile restaurare il feudalesimo senza scardinare i sistemi economici esistenti. La censura, la repressione e la restaurazione degli antichi privilegi suscitarono un forte malcontento tra i liberali. Anche il Regno di Sardegna era caratterizzato da una politica fortemente conservatrice. Vittorio Emanuele I non era un reazionario, ma i timori suscitati dai moti napoletani del 1820 paralizzarono i suoi timidi progetti di riforma. Il Lombardo-Veneto era governato nominalmente da un viceré, ma di fatto dipendeva direttamente da Vienna. Anche se l'amministrazione napoleonica era stata in parte mantenuta e, soprattutto in Lombardia, sin dagli anni 40 era stato avviato un forte sviluppo nei settori agricolo e industriale, il controllo esercitato da Vienna appariva intollerabile alle élite borghesi. Molti intellettuali milanesi, nonostante la censura, iniziarono ad orientarsi sin dal 1815 verso la prospettiva dell'indipendenza. Simbolo di questa tendenza fu il periodico Il Conciliatore, nato nel 1818 e soppresso dalla censura austriaca nell'ottobre del 1819. Francesco IV d'Asburgo d'Este regnava col pugno di ferro su Modena e Reggio, mentre i governi di Ferdinando III d'Asburgo-Lorena in Toscana e quello di Maria Luisa d'Asburgo a Parma e Piacenza erano più liberali. Nello Stato Pontificio, sotto il pontificato di Pio VII, furono ripristinati l'indice dei libri proibiti e la Santa Inquisizione. Più tardi, sotto Leone XII, fu introdotto un pesante regime poliziesco. Tutte le cariche pubbliche erano affidate ai religiosi e la cittadinanza era accordata solo ai cattolici. Si poteva finire in galera per colpe minime ed era prevista la pena di morte per decapitazione o per sfondamento del cranio con un grosso martello, la mazzolatura. In alcuni casi i corpi dei giustiziati venivano squartati ed esposti al pubblico.
Il regno delle due Sicilie, che univa Napoli e Sicilia, era sotto la ferula di Ferdinando I di Borbone, che aveva fatto assumere alla Restaurazione forme fortemente repressive. Tutto ciò suscitò un forte risentimento sia tra la borghesia sia negli ambienti militari, che provocò la diffusione di associazioni segrete rivoluzionarie come la Carboneria. Il periodo delle associazioni segrete costituisce la fanciullezza del Risorgimento. Le speranze di libertà, sorte nel periodo napoleonico e frustrate dalla Restaurazione, furono il propellente che produsse, negli anni '20, il decollo delle organizzazioni che miravano alla riunificazione e alla liberazione della nazione. Tra queste, la più importante e meglio strutturata era la Carboneria, che si ispirava alla massoneria per la segretezza e per l'uso di simboli e di riti esoterici. La massoneria aveva come fine l'emancipazione dell'umanità, ma, almeno ai suoi albori, intendeva realizzarla senza ricorrere alla violenza. La Carboneria, invece, riteneva irrinunciabile la lotta violenta al tiranno. Il nome massoneria derivava dal mestiere dei muratori, mentre la Carboneria veniva dai produttori di carbone di legna. È impossibile conoscere con certezza la genesi della Carboneria, ma sembra probabile che fosse nata come reazione all'imperialismo dispotico di Napoleone. In Italia l'associazione era presente nel Regno delle Due Sicilie, dove intendeva creare una monarchia costituzionale adottando la carta approvata dalle corti spagnole nel 1812. I cospiratori erano generalmente aristocratici liberali, studenti universitari o ufficiali che avevano fatto carriera sotto Napoleone. La segretezza esigeva uno speciale codice linguistico che derivava dal gergo dei produttori di carbone. Gli scritti si chiamavano buoni cugini, i luoghi di riunione baracche, le riunioni dei capi erano chiamate vendite e per indicare gli austriaci si diceva i lupi. La Carboneria era organizzata in senso elitario e prevedeva 3 gradi: apprendista, maestro e gran maestro. Ciascun iscritto era custode di una conoscenza degli obiettivi della setta commisurata al suo grado di appartenenza. Solo i grandi maestri conoscevano i fini ultimi dell'associazione, che non era peraltro depositaria di un'idea univoca. Infatti al suo interno circolavano idee diverse e talvolta dissonanti: democrazia, socialismo, eccetera. Nel nord Italia i cospiratori intendevano lottare contro l'occupazione straniera, mentre nel sud volevano limitare i poteri del re. Anche le donne accedevano alla Carboneria e avevano creato una loro associazione, la Società delle Giardiniere, che operava nel nord Italia e nel napoletano. Tra le patriote emerse, per amore dell'avventura, intelligenza e cultura, la figura della principessa Cristina Trivulzio di Belgioioso, vera e propria vestale del Risorgimento. Transitò dalle simpatie carbonare a quelle mazziniane e infine a quelle monarchiche. Negli anni 30 fu costretta a rifugiarsi a Parigi, dove la sua casa divenne una specie di centro di gravitazione per esuli italiani come Niccolò Tommaseo, Vincenzo Gioberti e il vecchio rivoluzionario Filippo Buonarroti. In Moravia, vicino alla città di Brno, era situata la tetra fortezza medievale dello Spielberg. Oltre a ladri ed assassini, negli anni '20 dell'Ottocento vi erano rinchiusi anche detenuti politici. Tra gli ospiti più celebri ricordiamo Silvio Pellico e Piero Maroncelli. Arrestati a Milano per cospirazione, furono condannati a morte, ma poi la condanna fu commutata in carcere a vita. Nel 1830, dopo 10 anni di gattabuia, arrivò la provvidenziale grazia dell'imperatore, che permise a Pellico la pubblicazione del libro Le mie prigioni, in cui descrisse le orribili condizioni dei prigionieri: freddi tuguri sotterranei come celle, catene ai piedi, isolamento, vitto scarso e ripugnante. Senza la generosità di alcuni carcerieri compassionevoli, che di nascosto offrivano ai reclusi un frutto o un pezzo di pane in più del consentito, Pellico e Maroncelli sarebbero sicuramente morti di stenti, come era accaduto a tanti altri prigionieri. Maroncelli, per di più, a causa di una cancrena, affrontò con straziante coraggio l'amputazione di una gamba eseguita senza anestesia.
Per ammissione dello stesso cancelliere Metternich, le mie prigioni danneggiò all'Austria più di una battaglia perduta. Furono le società segrete, sorte in molti paesi europei, a dar vita a un ciclo rivoluzionario che iniziò in Spagna nel 1820 e dopo essersi propagato a Portogallo e Grecia, terminò in Russia con il moto dei decabristi nel 1825. La concessione della Costituzione da parte del re spagnolo Ferdinando VII, in seguito alla ribellione di un esercito che si era rifiutato di recarsi in America per reprimere la rivolta di Simón Bolívar, indusse i carbonari italiani ad avviare alcuni moti rivoluzionari. A Napoli, nel luglio del 1820, i cospiratori erano riusciti a costringere il re Ferdinando a concedere una Costituzione. La Santa Alleanza reagì e nel marzo 1821 il motto fu soffocato nel sangue. Nel Regno di Sardegna, tra il marzo e l'aprile del 1821, il malcontento dei borghesi e dei militari diede luogo a un progetto rivoluzionario. Dopo la proclamazione di una nuova Costituzione, riconosciuta dall'erede al trono Carlo Alberto, il re Carlo Felice sconfessò ogni decisione. A quel punto Carlo Alberto abbandonò i rivoluzionari e i lealisti ripristinarono l'ordine. Il moto di Modena, all'inizio del 1831, ebbe in Ciro Menotti il principale organizzatore. Egli chiese avventatamente supporto al duca Francesco IV, che prima si disse favorevole e poi, intimorito dalle sommosse che stavano scoppiando in diverse città, fece arrestare e condannare a morte Menotti. I moti fallirono sia per l'intervento dell'Austria, come nel caso di Napoli e di Modena, sia per l'infiltrazione di spie, sia per l'isolamento e il pressapochismo dei rivoluzionari. Le rivoluzioni degli anni '20 non furono tutte fallimentari. Nel 1821 era esplosa in Grecia una guerra nazionale contro il dominio dell'impero ottomano. La ferocia e la crudeltà con cui i turchi reagirono alla rivolta, è noto il massacro degli abitanti di Chio, spinse volontari di molti paesi europei, tra cui alcune centinaia di italiani, a combattere al fianco dei greci. Nel 1827 una flotta di navi inglesi, francesi e russe affondò molte navi egiziane giunte in aiuto dei turchi nel Golfo di Navarino e la Grecia ottenne l'indipendenza.